Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 20 marzo al 2 aprile, dove troveremo la luna piena in bilancia. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso partiamo, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci da questo periodo e soprattutto nella luna piena in bilancia. Ci porterà maggiore equilibrio, realizzazione interiore, maggior sensibilità da poter sfruttare al meglio, voglia di comunicazione che può essere molto utile per rafforzare delle relazioni e dei legami, per superare e risolvere dei conflitti, crearsi delle nuove opportunità di carriera e anche miglioramento negli ambiti più pratici e lavorativi. Ci indica anche la possibilità di incontrare, conoscere degli spiriti affini, un qualcosa qualcuno che, può essere in forte sintonia e connessione con noi. Di contro dobbiamo fare attenzione all'indecisione, alla rigidità, alla severità, alla pigrizia, all'inazione, perché questi ci possono portare a, bloccarci, ad avere, incapacità di prendere decisioni o instabilità nelle nostre, idee e quindi questa insicurezza ci porta anche ad essere mutevoli, nell'umore. Adesso partiamo proprio con l'oracolo, in questo caso la magia della luna, che con la prima carta, ci fa capire o il punto di partenza, quindi intorno al 20 marzo, o qualcosa che effettivamente magari dobbiamo risolvere. Prima magari ci rendiamo conto di alcune cose e prima ci possiamo mettere nella nuova fase, nel nuovo inizio. Allora, vediamo cosa vuole dirci questa carta. Spesso è associata alla paura, e cioè, magari ci sta dicendo che è arrivato il momento giusto di affrontare una paura per superarla. Potrebbe essere anche un qualcosa che non vogliamo affrontare, qualcosa che stiamo tergiversando, stiamo aspettando, oppure potrebbe essere un'indecisione, quindi qualcosa che stiamo procrastinando. Quindi in qualsiasi circostanza ci sta dicendo che questo è arrivato il momento giusto per superare, per risolvere qualcosa. Oppure tenere testa a ciò che ci spaventa, a volte può essere anche una fobia, oppure la paura della solitudine, o ancora a comprendere le origini di un trauma. Quindi, metterci in ascolto di noi stessi, perché il messaggio principale è proprio quello che è arrivato il momento giusto. Probabilmente ci sono le condizioni ottimali per, superare qualcosa di negativo. E vediamo l'altro messaggio arriva dalla luna della strega. A parte qualche circostanza, qualche possibilità, secondo me questa carta vi sta dicendo che voi avete anche quella magia, quella capacità, quel potere di far manifestare qualcosa e quindi ci sta dicendo di rendere la nostra vita più magica e di usare la nostra magia interiore per realizzare un sogno o entrare nel nostro potere, di collaborare con l'universo, magari anche con delle affermazioni, di essere positivi, di essere costruttivi, perché se noi già diciamo, non ci riesco, non ce la faccio, questa cosa non si realizzerà mai, questo è impossibile, allora noi già blocchiamo tutto a monte ed è sicuro che poi le cose andranno storte. E invece dobbiamo essere noi insieme all'universo a darci la possibilità, quindi per magia interiore io intendo proprio quelle capacità che ognuno di noi
ha sicuramente, bisogna solo tirarle fuori e sfruttarle. Troviamo la carta del rospo, spesso si riferisce a un qualcosa che, noi stiamo guardando solo in superficie e che ci sembra brutta effettivamente come un rospo, anche se per me a me piace il rospo, è carino. Questo è poco simpatico in realtà, però attenzione, attenzione, perché proprio dietro l'apparenza che si nasconde, qualcosa di diverso. Allora, se magari c'è una persona che si sta comportando male nei nostri confronti, sotto sotto se andiamo a vedere è perché magari è frustrata, perché sta in qualche modo cercando, aiuto e non riesce a farlo, oppure ci sono comunque tante altre situazioni che vanno, a influire su una relazione stessa, quindi di andare oltre le apparenze, anche riguardo una situazione che può sembrare negativa effettivamente e quindi esserci un momento, un periodo di avversità, di debolezza e di stanchezza, però è proprio lì che troviamo saggezza e forza, ma non solo, vedremo che andando oltre effettivamente c'è qualcosa di molto più positivo e di interessante. Ovviamente dobbiamo metterci, come abbiamo visto, nelle condizioni di andare a superare, di affrontare, una paura o una sfida importante per noi, seppur difficile ovviamente. Adesso andiamo a vedere gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri messaggi troviamo. Proprio la donna selvaggia e qui ci parla proprio di istinto, di intuito, di qualcosa di profondo dentro di noi. È più facile accettare la luce, è più facile accettare un qualcosa che emerge facilmente, però effettivamente questa si riallaccia, infatti è vicino proprio alla carta del rospo che vi dicevo prima, proprio di anche riconoscere un qualcosa che va oltre le apparenze e di riconoscere il proprio lato ombra, che non deve essere, messo da parte, denigrato, offuscato, ma, probabilmente ha bisogno di essere visto da noi e di essere risolto, come abbiamo visto, perché forse è proprio quella parte di noi che vuole emergere, vuole essere, compresa, guarita e che ci dà la possibilità di migliorare sia delle situazioni sia qualcosa che riguarda la nostra interiorità. Poi troviamo il messaggio la raccoglitrice. Ecco, questa è una carta molto molto positiva perché ha a che fare con l'abbondanza, con la disponibilità di ciò che ci serve, con la riconoscenza, con il raccogliere ciò che è maturo. Se qualcosa non ancora è pronto per essere raccolto, c'è un raggiungimento, una soddisfazione, un ottenimento, è perché, diciamo probabilmente abbiamo bisogno di maggior tempo, oppure abbiamo visto che ci sono alcune cose che devono essere valutate e sistemate prima di giungere a questo punto. Però già la presenza di questa carta ci sta dicendo che c'è abbondanza, c'è soddisfazione, quindi un qualcosa è già pronto per essere colto. Probabilmente abbiamo bisogno di andare oltre alcune circostanze proprio per giungere a questo punto, a questo obiettivo. E poi troviamo l'ultimo messaggio dalla danza, degli spiriti. E questa ci parla di esperienza, di pratica, di azione che trasforma l'intenzione in realtà. Quindi tradotto vuol dire che con le nostre capacità, con la dedizione e anche con la disciplina per andare ad incanalare nel modo giusto le nostre energie e soprattutto con l'intuizione di agire. Basta aspettare, basta esser fermi, basta procrastinare, basta dire no alle situazioni negative, alle persone tossiche, a quello che non sta funzionando. Dobbiamo agire e farlo adesso, in questo momento, per poter andare a raccogliere quello che meritiamo, quello che è a nostra disposizione effettivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!